Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi vi propongo una decorazione molto buona, più buona che bella. E sto parlando del cestino di croccante di mandorle o misto di frutta secca. E questa preparazione è semplicissima, non necessita di tanti ingredienti. E io sinceramente la preferisco con il mix di frutta secca, quindi noci, nocciole, mandorle pelate. Questo cestino, dato che si usa consumarlo nel periodo natalizio, quindi nelle feste, deve essere rigorosamente ripieno di qualcosa. Qui nella mia zona si riempie di struffoli. I struffoli sono delle palline di pasta fritte condite con miele. Prima di iniziare la preparazione vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per avere tutte le notifiche. Come ho detto in precedenza, questa preparazione non necessita di tanti ingredienti, ma solo di zucchero e frutta secca, oppure solo mandorle, in egual misura. In questo caso io sto usando 250 grammi di frutta secca mista e 250 grammi di zucchero, e metterò in questo cestino all'incirca 250 grammi di struffoli. E adesso iniziamo subito la preparazione. La prima cosa da fare, andiamo a tritare la frutta secca. Io la trito con il coltello grossolanamente, non deve essere proprio a polvere. Prima di iniziare la preparazione del croccante è opportuno che abbiate tutto l'occorrente che vi serve per formare il cestino. E quindi abbiamo bisogno di 2 fogli di carta da forno, come questi, una ciotola per dare forma al cestino e un mattarello. Questo perché? Perché l'impasto che noi andiamo a lavorare deve essere caldo appena tolto dal fuoco, e quindi per evitare che si raffreddi, e quindi andiamo a prendere la ciotola, poi prendiamo il mattarello, no. Quindi avere tutto sotto mano ci aiuta e ci facilita il compito. E adesso procediamo. Ho messo una casseruola sul fuoco e verso lo zucchero. Tengo la fiamma leggermente bassa, uniformiamo lo zucchero nella pentola e lasciamolo piano piano sciogliere. Una raccomandazione: usate cucciai in legno, perché la temperatura del caramello è molto elevata, quindi se usate cucciai, non lo so, in plastica o in altri materiali, si possono sciogliere. A questo punto vediamo che lo zucchero ha cominciato a caramellizzare e possiamo anche con il cucchiaio di legno aiutarlo a sciogliere del tutto. Il caramello è pronto, bello liscio, e a questo punto inserisco la frutta secca e comincio a mescolare il tutto facendo assorbire bene lo zucchero. Ok, è ora di spegnere la fiamma e di trasferire il composto sulla carta da forno.
sempre con attenzione, mi raccomando, attenzione, e svuotiamo il composto. Cominciamo ad allargare per dare più o meno la forma che vogliamo dare al cestino. Stendiamo bene, piano piano, attenzione, mi raccomando, non vi scottate. Ok, e a questo punto metto l'altro foglio di carta da forno sopra e comincio a stendere con il mattarello. Vediamo che piano piano si assottiglia. Ho dato una forma rotonda più o meno e adesso, prima che si raffreddi, prendiamo la ciotola o il contenitore, mettiamo capovolto e non dobbiamo fare altro che coprire la base in questo modo. E da qui cominciamo piano piano con le mani a dare forma al nostro cestino. Attenzione, scotta un po', lo lascio leggermente raffreddare perché scotta un pochino. Magari mi aiuto con una presina. Ok, aspetto qualche minuto e poi stacco il foglio. Il cestino si è raffreddato, ha preso forma. Mi raccomando, fatelo raffreddare molto bene prima di sformarlo. E adesso lo sformiamo. Quindi piano piano andiamo a eliminare la carta. È facilissimo, guardate. Prendiamo un vassoietto, lo appoggiamo sopra e facciamo così. Ecco qua. Piano piano togliamo l'altra carta. E adesso non ci resta che riempire il nostro cestino di struffoli. Per chi non sapesse la ricetta, basta andare in descrizione e troverà il link. Quindi non ci sono problemi, ci sono sia gli struffoli come si preparano e sia poi il cestino come si prepara. Intanto ho messo sul fuoco una padella con del miele e un po' di scorza di arancia e limone grattugiato e comincia a bollire, quindi si è sciolto bene e vado a insaporire gli struffoli. Spengo la fiamma e con un cucchiaio mi aiuto a versare all'interno del cestino i nostri struffoli. Completiamo la preparazione con le nostre codette colorate. Amici carissimi, il nostro cestino di croccante e struffoli è pronto per essere gustato, naturalmente dopo che si sono raffreddati. E poi volevo dire che in questo cestino, perché è abbastanza grande, può contenere una dose anche fino a 500 grammi di struffoli, però è bello così perché cominciamo a mangiare il nostro croccante, così.
mamma mia, che buono. Amici carissimi, vi aspetto alla prossima ricetta, un like al video e iscrivetevi al canale. Se vi piace commentate e condividete con i vostri amici questa bellissima ricetta. E mi raccomando, attivate sempre la campanella per avere tutte le notifiche. E come dico sempre, un arrivederci, un grazie e un abbraccio a tutti da zia Franca.